Buongiorno ragazzi, nuova giornata, iniziamo subito. Buongiorno, si fa per dire. In maniera non ideale, perché dobbiamo risolvere il nostro problema al vaso d'espansione, perché ieri ci si è allagato tutto il van. Allagato no, però abbiamo avuto una perdita molto importante. Controllando intorno all'impianto idraulico ci siamo resi conto effettivamente che tutta la parte del vaso espansione è completamente bagnata. Noi abbiamo messo una vaschetta di contenimento per capire dove potessero esserci perdite, e tutta questa vaschetta è piena d'acqua. Tutta la membrana che unisce i due pezzi, dove c'è la giuntura con le viti, è tutta bagnata, e quindi toccherà trovare una soluzione. Abbiamo due possibilità: o cerchiamo di risolvere in qualche modo, di riparare questo vaso di espansione, ma sarà molto difficile, almeno temporaneamente, per o comunque tamponare. Poi dovremo trovare una soluzione definitiva, però. Quindi ora pensavo intanto di controllare la pressione con il nostro gonfiatore dei soffietti. Noi abbiamo una pompa elettrica che usiamo per gonfiare i soffietti pneumatici del van, anche per controllare la pressione delle gomme, perché regge fino a 10 bar. Lo usiamo per gonfiare le gomme delle nostre e-bike, ma lo possiamo usare anche per controllare la pressione del vaso di espansione. Se vi interessa lo trovate nel nostro negozio Amazon. L'idea era quella di controllare la pressione, perché se effettivamente fosse schiantata la membrana e ci fosse una perdita, in teoria ci dovrebbe essere anche un calo di pressione del vaso stesso. La seconda soluzione potrebbe essere quella di bypassare il vaso di espansione, fare il tubo diretto dalla pompa all'impianto delle utenze, però in questo modo ogni volta che andiamo ad aprire poi i rubinetti sicuramente avremo il colpo d'ariete. Sì, che non è che c'è un ariete che ci carica, no, per chi non lo sapesse, vabbè, praticamente in sintesi viene l'acqua con dei colpetti un po' spruzzata, e quindi diciamo che il getto non è fluido, ecco, semplicemente quello. Sì, perché la pompa quando va a spingere accende, cioè stacca e attacca, non ha una regolazione di pressione più forte, meno forte. Invece la membrana va ad attutire, a modulare e regolare questa pressione in modo che poi venga l'acqua fluida. Sarebbe poco male, cioè la cosa più grave è la perdita d'acqua, che magari in consistenza è ancora maggiore rispetto a quella che è adesso, e ci va a rovinare i mobili e quant'altro, tutta la roba che abbiamo nel garage. Per fortuna non c'era niente di... cioè ha bagnato un po' la parete di contenimento del serbatoio, però magari quella si asciuga, insomma. Però i mobili questi esterni, insomma, se poi si dovessero rigonfiare o sciupare, ci dispiace. No, ci sono tante parti di legno che insomma è bene che non si bagnino. Allora, come prima cosa andiamo a misurare la pressione del vaso di espansione. Siamo sotto al garage di Charlie, controllando tutto il divisorio di legno del serbatoio, dove ieri era bagnato, oggi è un pochino più asciutto, quindi la perdita è veramente minima. Qui purtroppo è tutto pieno d'acqua, qui c'è veramente tanta acqua, ed è venuta da qui. La vaschetta è piena, quindi dobbiamo smontarla. Allora, andiamo a svitare il tappino e intanto controlliamo la pressione. Semplicissimo, c'è una valvola come quelle delle biciclette. Ora vediamo un po', avvitando, quanto ci dice di valore. Qui addirittura di valore da 0. Ecco. Vuol dire che è proprio schiantata. Sì. Vedi, prova a gonfiare, 0. Così ti mando l'acqua in pressione, capito? Arriva a 0,6, 0,7. Aspetta. Chiudi il rubinetto. Allora, abbiamo portato la pressione a 0,9. Ora bisogna vedere se regge. Vedete, la pressione è salita a 1,2 ed è lo stacco. Quindi questo qui intanto ci dà la misura delle pressioni. Questo mini compressore ci dà anche la misura a cui è impostato il pressostato della pompa, che è impostata a 1,2. Infatti lo stacco e attacco deve essere compreso tra 0,6 e 1,2. Il vaso di espansione ora è tarato su 0,9. Infatti se si apre il rubinetto, la pressione da 1,2 scende e fa partire la pompa. Prova un po' ad aprire il rubinetto. Vedi, la pressione qui scende, 0,8, 0,7, e il vaso di espansione lavora correttamente tra 0,6 e 1,2. Chiudi.
Vedi, la pompa si ferma a 1 e 2, però non capisco se perde l'acqua. Sicuramente c'è una micro perdita perché stamattina abbiamo trovato tutta questa zona allagata e ieri invece l'avevo svuotata. La perdita della pompa è veramente minima. Qui è tutto bagnato, vedi, tutto bagnato fradicio, guarda. Allora andiamo a svitare la pompa, poi la scollego dai tubi e faccio una linea diretta, così la bypassiamo. Andiamo a svitare il vaso d'espansione. Allora, dove c'è la perdita dell'acqua. Allora, aggiornamento: come vedete abbiamo rimosso il vaso d'espansione. Il problema è che questo tubo non mi arriva in fondo, quindi non posso fare il bypass. Quindi o troviamo un nuovo vaso oppure troviamo un nuovo tubo, un pezzo di tubo da sostituire e bypassare tutto. Ora per l'immediato utilizziamo questa soluzione, usiamo questa vaschetta d'alluminio, ho messo la carta assorbente, quindi il vaso di espansione lo appoggiamo qua dentro senza avvitarlo alla tavola, colleghiamo i tubi e vediamo un po' se continua a perdere qua dentro e se l'acqua rimane qui, anche per capire se l'acqua viene effettivamente da questa membrana che sembra un po' perdere qua sotto nella parte inferiore. Colleghiamo tutto e poi ci rimettiamo in viaggio a questo punto. Allora, il vaso l'ho ricollegato, tutto collegato, attaccato bene. Inseriamo questa vaschetta con la carta assorbente, così almeno abbiamo il controllo delle perdite. Se esce un po' d'acqua rimane nella vaschetta, ovviamente in quantità adeguata, però possiamo controllare se c'è la perdita d'acqua. Cioè sicuramente c'è la perdita d'acqua, ma la possiamo tenere sotto controllo. Mi puoi dare un altro pezzo di carta? Prova un po' ad attaccare l'acqua. Ok, la pompa è andata in pressione. Prova un po' ad aprire il rubinetto. Si può regolare senza colpire la rete? Ok, benissimo. Ora controlliamo la carta se si è bagnata e cerchiamo di capire se possiamo proseguire in questa maniera oppure no. Lasciamo il posto che ci ha accolto stanotte con dispiacere, perché è molto bello, ce lo siamo goduti poco per via sia del maltempo, che ancora c'è questo forte vento che non è calmato dalla tempesta che è passata, le temperature perché siamo ancora belli vestiti e coperti perché sono ancora basse. In questo momento considerate che è l'ora di pranzo e sono 12 gradi, quindi però abbiamo letto che non sono le medie stagionali classiche, c'è stato questo abbassamento per questa tempesta. E poi ultima cosa, ma non ultima, il problema che abbiamo avuto con il vaso d'espansione. Infatti stamattina l'abbiamo passata, come avete visto, a smontare, controllare, asciugare, eccetera eccetera. Niente, ora siamo così in fase di ispezione e controllo, vedremo come va, lo terremo d'occhio fondamentalmente. Sei pensieroso? I laghi mi fanno venire in mente l'acqua e oggi di acqua non ne voglio più sentire parlare. Ecco, allora bevi la birra a pranzo, a cena. Oggi birra, oggi mi ubriaco. Avevamo risolto il problema del boiler, dopo tanti patimenti, ora si presenta sul vaso d'espansione, mannaggia. Ora non so, con i tempi delle uscite dei video, se siamo già lì a Parma. Se siamo, magari quando vedete questo video siamo già a Parma o forse Parma è appena finita. Comunque insomma l'idea è di rientrare per salutarvi a Parma, per vedere la fiera del camper. Da qui in poi, ragazzi, si entra in uno degli innumerevoli parchi che ci sono qui in Scozia, Bane Eige, qualcosa del genere, credo che sia scritto in gaelico scozzese. È anch'esso un geoparco, un parco naturale con i vari sentieri eccetera eccetera. Qui c'è un punto d'osservazione, credo. Ora proviamo a vedere se c'è parcheggio, sembra bello pieno, Abbiamo capito che questo parcheggio è troppo piccolo per i mezzi che ci sono, è tutto pieno, questa parte qui e anche là, guardate, tutto pieno, non c'è un buco a pagarlo, e quindi dobbiamo proseguire, magari ce n'è uno più avanti. Sì, il parco qui è solo l'inizio. Questo è l'inizio e da qui c'è, diciamo, il chiosco dove ci sono tutti i cartelli che indicano un po' i sentieri, natura, i percorsi da fare.
bellezza, ragazzi, stiamo percorrendo questo parco, è una meraviglia, non sappiamo dove guardare. C'è un torrente qui alla nostra sinistra e questa erica colorata con questo rosa, vedete là, guarda qua, alberi da tutte le parti e poi una vallata degna del Signore degli Anelli, non so davvero, se il film, cioè guarda là, lo vedi? Quella è alta come montagna, perché è tutta brulla. Sono monti su 1000 metri. La strada, tante volte avesse dei dubbi, è single track, quindi ci sono le piazzole laterali per i passaggi quando ci scambiamo. E infatti arriva una macchina. Dove? Davanti. Però l'asfalto è buono. L'asfalto è molto buono. Qui c'è tutto. Diversamente da altre situazioni. È una vallata spettacolare. Ringraziamo. Ci salutiamo con tutti quelli che passano. Che roba! E poi ovviamente ci sono tutti i percorsi trekking, come vedete ponticini di legno, questo ad esempio è un sentiero da fare. Quella è la montagna che vi dicevo, piuttosto elevata e brullissima. Ci sono dei panorami, ragazzi. Che roba! E il tutto non è condito dalla giornata soleggiata, ma vedete che c'è questa foschia tipica. Poi Quando c'è anche vento, è anche vento, quando esce e se uscirà il sole, badabam, No, guarda ora. sbadabam, ma qua Infatti- su vedi, sembra di essere nelle Ande, non lo so. Ci siamo fermati un attimo per controllare la velocità del vento, perché ovviamente con questa vallata, con questa meraviglia intorno, ci è venuta voglia di farvela vedere dall'alto, di volare con il drone, ma come vi abbiamo detto più di una volta, questa tempesta che è passata pochi giorni fa ha lasciato un vento piuttosto sostenuto e il drone non lo regge, perché è bello incanalato nella valle e quindi ce lo porterebbe magari a Edimburgo, non lo so. Sono 60 km di vento, Quindi non è il caso. Purtroppo ve lo facciamo vedere dal basso, diciamo così. I bet you'll come around, but don't get me wrong. Do what you gotta do. Do what you gotta do. I feel it in my bones like you'll come along now. Baby, you're coming through. Do what you gotta do. Take it to the big scene, take it all. Abbiamo lasciato Charlie, ora sfidiamo Le intemperie. le intemperie, facciamo 2 passi per sgranchirci, che abbiamo fatto anche pranzo, lo smaltiamo Una roba leggera, uno spuntino, niente di che. e poi vogliamo ammirare questo Ecco, paesaggio. soprattutto quello, perché da Charlie si vede dall'alto, ma non è come immergersi in un percorso di natura. Ora mi porta via tutto. Going for love, baby, for love. I bet you'll get it right. Per i più avventurosi c'è questo sentiero di ben 15 km che va verso il nulla. Marta è già partita. Dove vuoi arrivare? Già fatti 14. Say what you gotta say. Say what you gotta say. Take it to the big scene, take it all. Che foto vengono? Spettacolari, cioè queste montagne, questo verde, questi colori dei fiori. Meraviglioso, l'ho già detto. Going for love, for beating hearts off the charts. Love, go all for love. We're going for love, baby, going for love, baby, for love. Take it to the big scene, take it all. Go for hope and glory, for beating hearts off the charts. Quando apre con il sole è una roba. Una roba. Ma dove siamo ragazzi? Dove siamo? Don't get me wrong. Do what you gotta Che vento! baby, for love. Go all for love. We're going for love. For beating hearts off the charts. Love,
quasi per raggiungere un qualcosa che noi lo vediamo, tra poco ve lo facciamo vedere anche a voi. Guardate dove ci ha portato questo sentiero, proprio sotto questa piccola cascatella. Piccola, nemmeno tanto piccola, perché c'ha una bella portata d'acqua. Vero. Fa un suono della natura eccezionale. Facciamo sentire qualche suono immersivo. Che meraviglia! Questo è il paradiso, ragazzi, il paradiso terrestre! E ecco che laggiù, che pascolano beate, ritroviamo le mucchine con la frangetta. C'è il comitato d'accoglienza che li fa le foto. Un po' lontano. Ciao belle, sono lontane, sì. Le Highland Cow, belline, simpatiche. E dopo aver lasciato il parco con quella vallata bellissima, fiabesca, siamo arrivati al mare. Questo è mare aperto. È uno degli 8.757 milioni di fiordi che ci sono. Mi piacerebbe, però non si sono fotografati in botto. Attenzione, il cartello dice che gli scoiattolini rossi attraversano la strada. Guardate che colori! Forse si è già detto, lo Sì, sai. ma qui si va in overdose di colori, di paesaggi, di fiumi, di acqua. Non userei quella parola perché poi YouTube ci chiude il canale. Mamma mia. Diciamo che ci sono tantissimi colori, troppi. E non sappiamo più dove guardare. Siamo veramente full. Siamo arrivati al paesino, proprio una frazione di Loch Arron. Loch, vi ricordiamo che sta a indicare lago, anche se questo non è un lago ma è il solito fiordo, bello profondo, e noi dobbiamo aggirarlo e andare sull'altro lato. Tutte casine basse, un po' colorate, qualcuna bianca, carine.
Sempre il treno. Non sbagliate, perché a destra c'è il treno e a sinistra qui, dovete passare qui. Addirittura anche il tunnel sul fiordo. Stiamo percorrendo il fiordo e abbiamo trovato questo viewpoint situato lungo il fiordo. Siamo passati magicamente all'interno di una foresta. Facciamo 2 foto e poi proseguiamo. Ma buongiorno! Buongiorno, siamo di nuovo su Charlie in cammino. Ben ritrovati. Abbiamo dormito quel parcheggino a bordo strada, poi la sera si è fatto silenzioso, la strada è importante come traffico, però la notte abbiamo dormito bene, silenziosissimo. Siamo già colazionati, siamo appena ripartiti. Vogliamo andare verso Fort Williams, che è una città abbastanza importante e dove abbiamo visto ci sono i supermercati che interessano a noi, perché stiamo proprio a secco. Quindi vogliamo andare a fare la spesa, però abbiamo guardato un po' di attrattive in zona e ce n'è una particolarmente che ci interessa, che vi vorremmo far vedere, però si devono concatenare una serie di eventi positivi perché si possa realizzare. Però ora alla nostra destra c'è un'altra tappa di quelle ultra top. Quello che state vedendo è il famoso, ma che dico famoso, super famoso, famosissimo castello di Eilandonan, chiamato anche, o meglio, conosciuto anche come il castello di Highlander. Ci siamo fermati per farvelo ammirare. Noi ci siamo stati qui e abbiamo visitato anche il castello nel 2019. 2019, esatto. Fate una foto al volo perché qui ci mandano via, se no. Se vi interessa vi fate 2 risate, guardate noi da giovani, da più giovani nel 2019 e guardate insomma il video. E la particolarità, a parte che c'è stato girato alcune scene del film Highlander, ma la bellezza paesaggistica, perché c'è questo ponte che collega questa isoletta dove è stato costruito il castello, che praticamente in una bella giornata di sole, quale non è oggi, praticamente si vede tutto il mare intorno e è scenografico, quindi è bello. Però noi ripartiamo. E comunque ne resterà soltanto uno. E quindi bye bye castello. Bye bye omino. È mattina presto e il parcheggio è già bello affollato. Abbiamo anche la visita all'interno. Abbiamo 1 milione di fotografie. Ovviamente che vi devo fare? Autobus, pullman, di tutto, di più. Qui ci portano, diciamo, la maggior parte dei bus turistici e quindi dei viaggi organizzati. Ci portano i gruppi, tantissimi gruppi. E mi sono anche dimenticata prima di ricordarvi che se vi interessa dare un'occhiata al famosissimo lago di Loch Ness, dove abita Nessie, anch'esso, come il castello di Eilandonan e anche come tutta l'isola di Skye, l'abbiamo fatti già nel 2019. Quindi nei video sul canale, nella playlist della Scozia, trovate queste due attrattive turistiche. Quindi ovviamente ora salteremo il lago di Loch Ness e l'isola di Skye, che poi rimaneva già il bivio, già lì vicino al castello, l'abbiamo saltata. Caledonia. Ci sono le chiuse, È vero. Chiuse di Caledonia. Vero, questo è il famoso canale di Caledonia, che non si vede perché c'è. Qui abbiamo tutto un sistema di chiuse, la chiamano anche la scala di Nettuno. L'avevamo vista con la neve, Sì. era scivolosissimo e praticamente da Inverness c'è tutto questo taglio, sembra fatto con le forbici, che comprende il Loch Ness
e arriva al mare sul versante Est. che dà sull'Irlanda poi. Oggi ragazzi giornata di spostamento e lungo il tragitto verso la prossima meta ci fermiamo in questo punto panoramico dove c'è un memoriale in memoria dei caduti della seconda guerra mondiale. Stiamo passando proprio sotto al Ben Nevis. Direte voi, che è il Ben Nevis? È la montagna, e è la con la L maiuscola, quella più alta di tutte le isole britanniche. La sua vetta raggiunge i 1345 metri. Welcome. Lì forse si vede il Ben Nevis, quel montagnone a sinistra. Sì, direi che si vede qualcosa da. Iniziamo a vedere qualche supermercato degno del nome. La civiltà, dai che si riempie il frigorifero, dai! C'è poco. Ed è contento per quello, mica per altro. Mica per Ben Nevis. Vi avevamo accennato della scala di Nettuno ed eccola qua. Ci siamo fermati lungo la strada, siamo a poche miglia da Fort William. Anche questo è un luogo che abbiamo visto, come detto, con la neve. Ora c'è il sole che va e viene, speriamo che esca. 10 gradi oggi, ragazzi. 10 gradi, oggi è freddo. In piena estate, un freddo che si muore. E si chiama scala di Nettuno perché praticamente ci sono vari gradini, chiamiamoli in questa maniera, dove le imbarcazioni si fermano volta a volta e con lo stesso sistema che viene usato nel canale di Panama permette alle navi di poter fare i vari dislivelli, e in questo modo si evita di fare tutta la circonnavigazione della Scozia, quindi collega il mare da Inverness fino alla parte sud-ovest dove ci troviamo. Ci sono varie chiuse, quindi praticamente ogni vasca viene riempita e svuotata in maniera da far salire le imbarcazioni al livello successivo, e quindi compiono un vero e proprio scalino. Da qui il nome della scala di Nettuno. Ingegnoso, direi. Veramente ingegnoso, un'opera titanica. Vedete, si può attraversare il canale da parte a parte passando sopra le chiuse. Veloce che si apre! E come per magia ci siamo trasferiti in un altro luogo iconico. Siamo alla stazione ferroviaria di Fort William e udite udite, davanti ai nostri occhi abbiamo un treno famosissimo, uno dei treni più famosi al mondo. Bello! Il treno di Harry Potter. Il treno di Harry Potter! Quello a vapore, guardate, ce l'abbiamo proprio qui, guarda, eccolo qua. Eccolo! Queste sono tutte le carrozze. Lì vediamo anche il fumo che esce dalla locomotiva. Non c'è nessuno, ragazzi, proprio guarda, proprio zero, c'è la gente così. È un'attrazione turistica, poi siamo nel fulcro della stagione e quindi vengono tutti qui a fare le foto, anche perché il prezzo del treno che fa una tratta da qui, Fort William, a Mallaig e ritorno, ovviamente è improponibile. Abbiamo letto che per andata e ritorno una persona ci vogliono circa 150 sterline. Che saranno 170 euro, sì, più o meno? È una roba. E abbiamo letto dei diari di viaggio e delle recensioni che le persone dicono: bellissimo il treno, bello anche il tratto, ma non ne vale il prezzo del biglietto. Quindi ovviamente noi non spendiamo quelle cifre per fare un tratto di treno, però lo volevamo vedere, anche perché questo treno è solo stagionale, quindi se non erro va da maggio a settembre. Noi nel 2019 ci siamo venuti a novembre e quindi non c'era. Abbiamo visto, diciamo, la ferrovia senza treno. Siamo stati sul Glenfinnar, il ponte, quello ad arco che fa la curva. Quello famoso. Andate a vedere i video perché abbiamo beccato anche una giornata, se non ricordo male, col sole. Sì. Ed ecco la locomotiva, ragazzi. Guarda che ruote giganti che c'ha. Sono delle ruote, saranno alte 2 metri. Bisogna stare attenti, non cadere sotto.
Pensate che bellezza poter guidare e pilotare questo treno. Non abbiamo detto che si tratta di una famosa locomotiva storica che è la Jacobite. Per gli intenditori di treni o di locomotive sapete insomma che sono rare e questa la mantengono bene in funzione, perché pensate fa i viaggi tutti i santi giorni. Ora prendiamo posto perché mi immagino che quando partirà ci sarà la ressa, quindi andiamo a prendere un posto in prima fila. Si vede anche la caldaia con tutto il fuoco, tutto il carbone che brucia. Mi immagino il calore che deve fare quando parte. Sono arrivati ora i macchinisti, ora tra poco ci sarà la partenza del treno. Partito ragazzi! Come i bimbi, ci ha lavato, ci ha fatto la doccia ragazzi, la doccia! Eccoci di nuovo dentro Chardin, mentre Marta prepara per il pranzo. Per il pranzo. Prepara. Diciamo allora, la verità. Diciamo la verità, per poter assistere alla partenza del treno abbiamo il parcheggio del Morrison proprio di fronte all'ingresso della stazione. Abbiamo 3 ore gratuite, quindi potete tranquillamente fare sia la visita alla locomotiva mentre parte e la spesa, quindi abbiamo unito l'utile al dilettevole e abbiamo comprato anche qualcosa da mangiare. Pronto, già pronto, non eravamo in vena di cucina oggi. No, oggi non si cucina. C'è anche la rosticceria se volete dentro, quindi comodissima, trovate veramente tantissimi prodotti. Intanto che apparecchiamo vi do anche un aggiornamento sul vaso d'espansione. Abbiamo messo quella vaschetta con tutta la carta assorbente sotto al vaso e stamani era zuppa, quindi abbiamo usato l'acqua giusto per lavarci le mani e i denti. Facciamo dei lavaggi anche dei piatti, ma molto velocemente, e cerchiamo di contenere le perdite, quindi andiamo a svuotare di fatto la vaschetta. È un bel problema, ma come detto, visto che stiamo nella direzione del rientro, ormai si scenderà solo verso sud a questo punto. Quando arriveremo in Italia cercheremo di risolvere definitivamente anche questo problema. Ma ora mangiamo.